Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, colgo l'occasione di una domanda che mi è stata posta da uno di voi, in questi giorni. Ho deciso di fare questo video per stare un po' con voi in questa giornata. Potevo fare praticamente una live, ragazzi, perché pubblicherò il video proprio oggi, in questa giornata di sabato, così uggiosa, piovosa, e ho detto, ragazzi, teniamoci un po' compagnia, che almeno può essere un'occasione per fare due chiacchiere anche poi nei commenti. Sapete che io quando posso rispondo a tutti. Allora, mi vedete qua davanti con questo foglio dove mi sono scritto le differenze, le macro aree che io ho individuato per cercare di dare un senso a questo video, nella differenza tra moto e scooter a livello di viaggio, di comfort. Perché? Perché appunto mi è stato chiesto, viaggiare con uno scooter è più comodo, quindi questo video può servire a chi? Tanto per stare appunto, come ho detto, un po' insieme, fare due chiacchiere, ma poi può servire a quelle persone o che hanno avuto soltanto uno dei due mezzi o che hanno poca esperienza. Sicuramente per una persona già che ha anni di esperienza con le moto, conosce già il tema scooter, che cosa sono in termini di utilizzo, è un video che può avere meno senso, però per tutte queste persone io do il mio punto di vista, che è assolutamente contestabile. Io ho individuato 5 macro categorie. Partirei dalla prima, che è l'ergonomia. L'ergonomia dello scooter è studiata per la città principalmente, quindi cosa vuol dire? Sali e scendi più frequente, cercare di agevolarlo, magari anche le ragazze, una calzata ampia, una zona di calzata ampia, perché? Perché deve essere per forza basso lo scooter, anche per via del baricentro, ma perché permette di avere un sottosella grande, quindi è per questo che la sella è larga, e perché così qui nel sottosella i scooter più venduti hanno la possibilità di posizionare caschi integrali, riporre caschi integrali per esempio. Vince sicuramente sulle basse percorrenze dal punto di vista dell'ergonomia, più comodo banalmente si dice, no? Poi ci sono scooter adesso che sono sempre più performanti, quindi hanno telai che sono strutturalmente sempre più ingombranti, più grandi, tubolari grossi, e quindi questa zona di calzata, la zona dove possono passare le gambe, si sta un po' diminuendo, sta un po' andando a risicarsi. Ehm, quindi gli diamo almeno per quanto riguarda la guida cittadina, sicuramente vince dal punto di vista dell'ergonomia lo scooter. Solitamente anche poi manubri un po' più piccolini, in generale possono essere più compatti di alcuni tipi di moto. Secondo tema, termica. La termica è un tema molto importante per quanto riguarda il comfort termico. Per il caldo, motori più piccoli scaldano meno, la posizione dei motori negli scooter è completamente sotto di voi, non ce l'avete in mezzo alle gambe come nelle moto, quindi inoltre, tema molto importante, non è che i motori scalderebbero delle moto sempre di più. Purtroppo, per le normative a cui dobbiamo sottostare, le moto hanno catalizzatori sempre più grandi e, avendo prestazioni maggiori, cubature più grandi, potenze maggiori, inquinano di più, quindi catalizzatori ancora più grandi anche per quel motivo lì. E quindi dal punto di vista termico sicuramente vince la moto. Voi è difficile che su uno scooter possiate sentire la temperatura che ne state vi infastidisce, come può capitare su una moto, soprattutto se avete un motore AV come sottoscritto. Ehm, Però dipende il freddo, dipende dall'aerodinamica. L'aerodinamica, gli scooter hanno un'aerodinamica meno studiata rispetto a una moto, sicuramente meno studiata soprattutto rispetto a una moto magari da turismo ed oggi anche le super sportive. L'aerodinamica, a meno che voi non abbiate uno scooter con un grosso parabrezza davanti, sulla DV io ho preso nel viaggio che ho fatto, che potete vedere sul canale, ho preso molto più freddo rispetto a quanto ne prendo sulla moto, ma banalmente mi ricordo anche quando avevo io per il mio personale X Max, ne ho avuti due o tre, mi ricordo che a parte che forse in una avevo messo la copertina, ma prendevo molto più freddo rispetto alla moto, quindi dipende la termica, dipende. Per il freddo io darei probabilmente, dipende molto da quale tipo di scooter state analizzando e quale tipo di moto. BMW GS, BMW K1600, ha soprattutto il K1600 che ho provato, sono moto che sono superiori dal punto di vista aerodinamico rispetto a uno scooter.
Quindi io qua metterei un ni, un forse, direi per il caldo vince lo scooter, vi dà meno fastidio il caldo sullo scooter, banalmente per la posizione del motore e per il fatto che il motore comunque scalderebbe comunque sia molto di meno, un 300, un 250, è ovvio che scalda meno un monocilindrico. Ehm, quindi qua abbiamo messo un dipende. Tema ancora forse che questo ve lo portate dietro tutto l'anno, se il calore vi dà fastidio solo in alcuni mesi, le vibrazioni. Vibrazioni dipende se stiamo parlando di uno scooter tanto monocilindrico o bicilindrico, anche sulle moto, ovviamente dipende da che tipo di moto stiamo prendendo in oggetto, in esame, se è una monocilindrica, se è un bicilindrico in linea, se è un boxer che vibra molto poco, un tre cilindri, Triumph, eh, il tipo di cilindrata, se è una cilindrata piccola in autostrada girerà a regimi autostradali superiori, quindi è probabile che voi andate incontro, per questo che io lo faccio, il test che mi metto in quel regime che stimo che sia il regime autostradale, e può avere dei tipi di vibrazioni che possono essere fastidiose. Quali sono le vibrazioni fastidiose? Generalmente sono quelle che generano i motori più frazionati, quindi 3-4 cilindri in linea, eh, frequenze fini, frequenze da frullatore tipo, no? Quelle vibrazioni che quando le sentite vi possono alla lunga intorpidire le mani. Lo possono fare anche quelle a bassa frequenza, ma generalmente non sono così forti. Le bicilindriche, soprattutto quelle AV, hanno una frequenza più bassa, che ad alcuni piace anche piacevole, può anche essere piacevole, quasi come fosse una coccola. Una vibrazione ad alta frequenza invece è difficile che sia una coccola. Quando vedete gli specchietti, la prova si ha quando si vede negli specchietti un bicilindrico, vedete lo specchietto che scuote, e invece una vibrazione ad alta frequenza, lo vedete, l'immagine la vedete come mossa, perché si muove talmente ad alta frequenza che sembra appunto che il vetro vi faccia vedere l'immagine sfocata. Quindi vibrazioni, lo scooter, se viaggiate a bassa velocità, è molto probabile, o velocità o su statali, quindi è molto probabile che lo scooter, per il motore piccolo, perché comunque è molto distante da voi e può essere anche isolato bene, comunque anche se uno scooter è più economico di una moto, però fino per esempio a 90-100 km orari una DV non vibra niente, vi sembra di non avere un motore, quindi questo comunque vi aiuta a stancarvi meno. Tema importantissimo, l'acustica. L'acustica soprattutto in autostrada, perché viaggi molto lunghi con un rumore anche che deriva dall'aerodinamica, quindi degli frusci aerodinamici, possono essere veramente tanto stancanti, tant'è vero che non so se voi avete mai provato a fare un viaggio con i tappi. Fare un viaggio con i tappi vi fa arrivare molto più riposati alla vostra destinazione. Eh, quindi sì, il sound delle moto è bello, ma è una parte che contribuisce in maniera importantissima alla vostra stanchezza. Qui chi vince fra scooter e moto? Io, ragazzi, qua non si può decretare un vincitore perché bisognerebbe vedere quale scooter, quale moto e anche semplicemente lo stesso scooter con un parabrezza che molti di voi installate, un Givi, un aftermarket qualsiasi, può darvi delle prestazioni dal punto di vista acustico completamente diverse. Vi posso dire che sul multistrada vecchio, generazione pre-V4 o con quello attuale, io con quello vecchio viaggiavo con i tappi, perché non tanto per il rumore del motore, ho sempre avuto scarichi originali, tanto per il rumore aerodinamico che sopra i 110-120 era veramente fastidioso, era un rumore che generava stanchezza, molta stanchezza, e soprattutto quando poi si è così stanchi e si guida in quelle condizioni, si rischia di più ad andare incontro a situazioni di potenziali pericoli, incidenti. Quindi il comfort acustico è sicuramente importantissimo. Tornando sul tema delle vibrazioni, pensate gli studi che vengono fatti, i gommini che voi avete sulle vostre pedane, su molte moto per esempio, hanno una densità differenziata perché con degli appositi strumenti durante i test, sono quegli scatolotti che analizzano e raccolgono tutti i dati che quando voi vedete le foto rubate con tutte le sensoristiche,
ce l'hanno, o se sono moto col bauletto, ce l'hanno nella zona del bauletto, li mettono. Hanno i sensori anche sulle pedane, sulle selle e sui manubri dove poi appoggiate le mani, per rilevare il tipo di vibrazioni, quanto anche quel tipo di gomma con quella densità riesce ad assorbire lei e a smorzare lei quella vibrazione, così come anche le manopole che ci sono sui vostri manubri delle vostre moto o scooter, e anche i guanti possono contribuire ovviamente a smorzare queste vibrazioni. Guanti nuovi rispetto a guanti vecchi fanno comunque differenza. Allora, io anche sull'acustica dipende tantissimo di quale mezzo stiamo parlando. Un XADV 750 ha un motore da moto, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Ciclistica, questo qua l'ho messo per ultimo, ma sarebbe il primo tema che contribuisce, secondo me, probabilmente alla stanchezza, o anche, lo vedo anche su di me, che ho un problema fisico che molti di voi immagino abbiano, chi ha ernie cervicali, ernie lombari, sciatalgie, problemi alle ginocchia, problemi, tutto questo sull'ergonomia, ma fa tantissimo anche la ciclistica. La ciclistica determina i colpi che voi prendete. Che cos'è che determina le botte che voi sentite su una moto, su uno scooter? La lunghezza delle sospensioni, la qualità delle sospensioni, il diametro degli steli, il cannotto di sterzo come è fatto, il telaio, quindi la ciclistica, la gomma, se ha un cerchio da 19, da 21, da 17, gli scooter solitamente hanno cerchi molto piccoli e quindi i colpi li sentite di più. Il tipo di ammortizzatore che c'è al posteriore, le moto sono svincolate sullo scooter, voi avete solitamente i molloni e il colpo vi arriva diretto. Inoltre la corsa delle sospensioni è molto ridotta rispetto a quella che è una moto che può avere 170, 180, 200 mm al posteriore, i leveraggi che aiutano anche quelli a rendere progressivo il modo in cui ammortizza la ruota posteriore e che quindi si trasferisce al vostro sedere. Gli scooter cercano anche di sopperire un po' con lo schiumato della sella, torniamo un po' sull'ergonomia che sia sullo scooter, lo schiumato della sella anche lui cerca di aiutare un po' di fare quello che non fa la sospensione, cerca di farlo lo schiumato della sella. Avere una sella più larga però vi porta a non poter scaricare il peso, cosa che sulle moto si può fare, a scaricare il peso sulle pedane, quindi è tutto sul vostro sedere. Nei primi 10 minuti, nella prima mezz'ora, nel classico daily drive quotidiano per andare a casa ufficio, uno scooter, ma io posso capire che voi lo percepiate come più comodo, perché banalmente quando ci si siede su una poltrona si sta comodi, ma poi quando ci state tante ore è meglio avere sempre, ed è per questo che se voi provate un GS, un multistrada, una Triumph, hanno tutti degli schiumati che sono un po' più consistenti, perché a fondare comunque la zona di contatto poi del vostro sedere si amplia e genera più stanchezza rispetto ad avere uno schiumato un po' più sostenuto. Le migliori sedie da ufficio sono più rigide o direttamente col legno sotto, per esempio. Adesso ci sono quelle con la gomma piuma, non vengono più usate, a parte in alcuni uffici, anche magari grossi. Io le ho assunte in queste 5 macro aree, ragazzi, poi per ognuna di queste ci sarebbe da fare un discorso. Io ho cercato appunto di tirare giù due appunti per darvi un po' quelle che sono le macro differenze. Nel mio viaggio con la DV350 io ho percepito per alcune cose meno stanchezza, per altre più stanchezza. Ovviamente anche l'approccio psicologico fa nell'avere un oggetto più piccolo, più leggero, più maneggevole, che anche sì, lo percepite che avete qualcosa di più easy sotto. Lo spostarlo, per esempio, lo spostare uno scooter con magari tanta roba sopra rispetto a una moto è nettamente diverso. Il baricentro, qua quindi si ritorna dal punto di vista ciclistico ed ergonomia. Vedete che poi alla fine tutto quello che si può provare ad argomentare un po' si ricongiunge a questi temi che io sono andato un po' a queste macro categorie. Adesso ragazzi sono curioso, visto che tanto il tempo è quello che è, siamo qua a fare 4 chiacchiere fra amici, è sabato, iscrivetevi al canale se è la prima volta che vedete questo video e fatemi sapere che cosa ne pensate voi e anche quali sono le vostre esperienze, perché sì, io ho fatto qualche viaggetto grazie per esempio a Yanua che adesso ci ridarà la gamma 2025, quindi sono sicuro che tantissimi di voi sono interessatissimi a vedere
le prossime uscite con me, con Yamaha e con Honda, perché stavo pensando anche a X-Max, T-Max, tutte cose che invece queste mancano sul canale, dovrebbero arrivare. Il prossimo credo che dovrebbe essere, vi do questo spoiler, penso Honda, credo forse ADV, non so che cosa mi verrà dato per primo. Le moto poi non stiamo a parlare, a trattare il tema di moto sportive, eccetera. Ovvio che ognuno di noi, come diceva prima, ha anche problemi fisici. Per esempio una moto un po' più carica fa sì che voi scaricate la parte che vi dicevo che dove io soffro. Quindi io soffro di più su un'endurona o su uno scooter dove sto molto dritto, non scarico il peso, il Transalp, ve l'avevo detto, le gambe troppo avanzate, la sella è più bassa, è troppo bassa rispetto ad altre moto e io lì soffro di più, per esempio. Ragazzi, stabilire quali dei due è più comodo o meno comodo dipende da voi, dipende dal tipo di viaggi che volete affrontare. Chiaro che se volete andare su sterrato, vi dico, è più comodo farlo con una moto da 21 se volete fare un viaggio lungo su sterrato, perché è naturale che sia così. Semplicemente non solo per il tipo di ostacoli che potete oltrepassare, ma proprio come dicevo prima, perché il rotolamento di un pneumatico maggiore, insomma, provate una bicicletta col 26 o una bicicletta col 29, è chiaro che differenza ce n'è nell'assorbimento di come vi arrivano alle mani le asperità della strada, c'è differenza. Io ragazzi la concludo qua, vi aspetto nei commenti, iscrivetevi al canale, Dange è tutto, ciao!